Buffer bloat, già questo termine fa di per sé una paura pazzesca, ma alza la mano se sai di che cosa si tratta. Molto probabilmente no, ma di questo non ti devi assolutamente crucciare perché la maggior parte degli utenti mi sono accorto che ignora completamente il problema. Eppure, che tu ci creda o no, questa è la causa principale di rallentamento di quasi tutte le linee internet sia a livello domestico sia a livello professionale. Si tratta di un problema un pochettino complesso, ma in realtà siccome su questo canale rendiamo facile anche il difficile, vedremo in maniera estremamente semplice come diagnosticarlo e quindi capire se è presente sulla tua linea internet e soprattutto come affrontarlo e risolverlo. E allora, che cosa stiamo qui a perdere tempo a fare? Andiamo subito a tuffarci a capofitto nell'argomento del giorno e quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ma attenzione, perché come ben sai, ormai da consolidata tradizione non possiamo iniziare un video senza aver debitamente omaggiato e soprattutto placato le irascibilissime divinità del tubo e quindi procediamo senza meno con il nostro rituale apotropaico. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Va bene, ma adesso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, si può sapere che cos'è questo benedettissimo buffer bloat? Il concetto sarebbe complicato, ma te lo spiego con un esempio semplice. Ti è mai capitato di viaggiare in autostrada, magari di estate? La strada sarebbe anche liberissima, ma ti devi fermare al casello per prendere il bigliettino oppure per pagare il pedaggio. Al casello, che è molto lento, si forma una coda infinita, eppure la strada sarebbe sgombra, potresti andare alla massima velocità, ma questa banalità ti rallenta. Ebbene, nel nostro router succede esattamente la stessa cosa e se l'autostrada è la nostra velocità di connessione, una cosa che si chiama buffer rappresenta il casello. Ebbene sì, i dati si fermano tutti quanti al casello in attesa di ulteriori informazioni, si accumulano lì e la nostra connessione rimane rallentata. C'è un modo per capire se questo sta succedendo sul nostro router? C'è un modo per risolverlo? Naturalmente sì, andiamo a vederli. È da quando ho avviato questo canale che sono letteralmente sommerso da tonnellate di commenti come questi che ti sto mostrando. In sostanza mi viene chiesto come faccia la mia linea internet a performare così bene. Ebbene, nessun mistero naturalmente. Innanzitutto utilizzo una linea internet di buona qualità, senza fare misteri, questo non è assolutamente un video sponsorizzato per niente, utilizzo una linea Fastweb Gigabit. Non importa il provider, importa la qualità della linea. Quindi bisogna investire 2 soldini in una linea di buona qualità e altri 2 soldini ti consiglio vivamente di investirli in un modem di altrettanta qualità, perché come vedremo più avanti in questo video è anche fondamentale questo aspetto. In terzo luogo ho seguito tutti quanti i commenti o i consigli meglio che ti ho dato fino ad ora e che hanno portato ad un miglioramento della linea, ma anche e soprattutto, credimi, ho affrontato il problema del buffer bloat. Affrontiamolo adesso insieme e vediamo come individuarlo e come risolverlo. Per farlo partiamo come al solito dal nostro Google Chrome oppure il browser che preferisci e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Con un po' di sforzo ce la possiamo fare, ecco qua, effettuiamo la nostra ricerca ed andiamo ad aprire il primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e nella parte in alto ci sposteremo su questa sezione, quella che si chiama Downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Buffer bloat. Potremo cliccare sul pulsante File Download per scaricarlo, ma come sempre nel caso in cui non riuscissi a trovarlo, ti basta andare qui in alto e digitare in questo caso Buffer bloat, ma potrai digitare il nome di qualunque file stai cercando e che ho presentato in passato che non riesci a trovare. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che anche in questo caso ti comparirà direttamente il nome del download. Clicchiamoci su e andiamo a scaricare il nostro file.
Ecco fatto, il download è terminato e a questo punto possiamo cliccare su questo pulsantino qui per andare ad aprire la nostra finestra dei download e potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Fatto questo, facciamo un bel doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato e che naturalmente si chiama Bufferbloat, selezioniamo tutto quanto il suo contenuto e trasciniamolo sul nostro desktop. Fatta questa operazione possiamo tranquillamente chiudere la cartella compressa che non ci serve più. Ora, la prima cosa che possiamo fare è un bel doppio clic su questo file, quello che si chiama Bufferbloat Detector. Possiamo tranquillamente cliccare sul pulsante Apri perché tutto quello che farà sarà aprire una pagina di un sito web che serve appunto a capire se la nostra linea internet è affetta o meno dal fenomeno del Bufferbloat. Traduciamo pure la lingua in italiano in modo da capire meglio quello che c'è scritto e vediamo che prima di iniziare questo test sarà opportuno disattivare tutte quante le attività che richiedono molta larghezza di banda. In sostanza ti basta chiudere tutto quanto a parte il browser per andare sul sicuro, accertandoti magari di non avere altri programmi che accedono ad internet in background. Naturalmente bisognerà accertarsi anche che la nostra connessione tra il computer e il router stesso sia abbastanza veloce e quindi sostanzialmente quello che ti consiglio di fare è di utilizzare una connessione cablata e non wifi per effettuare questo test. Fatto questo potrai fare un clic su questo pulsante, ovvero quello che recita Start Test. Vedrai che ti si aprirà questa pagina qui e partirà il test che richiede tuttavia un minutino buono per essere effettuato e a questo punto io ne approfitto per mangiarmi il mio micro mandarino di oggi. Ed ecco fatto, il mio micro mandarino è terminato e il nostro test pure, solo che il risultato non è particolarmente incoraggiante perché abbiamo ricevuto come voto, come puoi vedere, una C, mentre il voto più alto è una lettera A. Che cosa ci viene detto? Che la nostra latenza è aumentata considerevolmente sotto carico, ovvero più abbiamo bisogno di avere velocità su internet e più questa qui rallenta, perché appunto, come ci viene detto nella seconda riga, è evidente che abbiamo un problema di Bufferbloat e il sito ci consiglia di vedere come risolverlo e quindi non lo deludiamo e andiamo a fare proprio questo. Ora, non prendiamoci in giro, il miglior modo per risolvere tutti quanti i problemi di Bufferbloat è quello di utilizzare un router decente che abbia una gestione di due parametri. Il primo si chiama QoS, Quality of Service, ossia qualità del servizio, e il secondo si chiama SQM, Smart Queue Management, ovvero gestione intelligente delle code. Non ci vuole molto a capire che è un router che sostanzialmente gestisce bene il casello autostradale dell'esempio precedente, per cui se utilizzi un router del genere è praticamente impossibile che si formino delle code e che quindi tu abbia dei problemi di Bufferbloat. Nella descrizione di questo video, se vuoi eliminare ogni potenziale problema, ti lascerò una serie di modelli di router che fanno questa cosa e l'unica cosa di cui dovrai accertarti è che questi router funzionino bene con il tuo provider. Puoi farlo facendo una telefonata al centro assistenza dicendo quali modelli vorresti acquistare e chiedendo a loro se questi modelli vanno bene. Tuttavia, se non volessi spendere soldi, perché anche tu sei di Genova, per acquistare un router, ti propongo una soluzione alternativa un po' meno efficiente, ma che ti consente di risolvere il problema. Ma attenzione, dovrai implementare questa soluzione su tutti quanti i dispositivi che si collegano alla tua rete, perché basta anche un solo dispositivo che si fermi in coda al casello perché dietro di lui si formi tutta quanta la coda di macchine. Andiamo a vederli. In realtà
Tutto quello che dovrai fare per risolvere il problema del Bufferbloat sarà lanciare questo ennesimo script che ho preparato per te, che va ad agire sui 4 parametri che gestiscono il discorso del Bufferbloat sulla tua macchina. Ma attenzione, ti ricordo ancora una volta che questi parametri andranno impostati su ogni singolo dispositivo afferente alla tua rete domestica oppure di ufficio. Quindi andiamo a fare doppio clic su questo file qui, quello che si chiama Bufferbloat Remover. Ci verrà chiesto di attribuirgli i privilegi amministrativi, cosa a cui acconsentiremo con sì, in modo che possa apportare le opportune modifiche al sistema, e come vedi in un picosecondo i 4 parametri sono stati impostati, e in particolar modo l'ottimizzazione del TCP/IP, l'autotuning, il provider di congestione e il quality of service. Ci basterà a questo punto cliccare su un qualsiasi pulsante sulla nostra tastiera e la finestra si chiuderà. A questo punto potrai chiedermi a che cosa serve il terzo file che ti ho incluso nello zip che ti ho fatto scaricare. Ebbene, il terzo file è un programma che si chiama NetLimiter. Andiamo ad installarlo insieme facendo doppio clic ed accettando con sì che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo, dopodiché cliccheremo sul pulsante I agree to the license bla 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 e cliccheremo sul pulsante install. Questo programma NetLimiter serve semplicemente a limitare la banda occupata da un qualsiasi programma che utilizziamo sul nostro computer, qualora questo vada a crearci problemi di Bufferbloat. In realtà non ho intenzione di spiegartelo nel dettaglio in questa occasione, ma puoi tranquillamente farmi sapere nei commenti se la cosa ti interessa, perché potremo approfondire in diverso modo questo argomento. Finita l'installazione, clicchiamo sul pulsantone verde Run. Vedrai che la finestra si chiude e si aprirà invece quella di NetLimiter. Come vedi, quello che fa NetLimiter è andare ad analizzare tutti quanti i programmi installati sul nostro computer che hanno accesso alla rete e andare a verificare quanta banda utilizza in download ed in upload ciascuno di loro. Nel momento in cui dovessimo accorgerci che qualche programma fa un uso eccessivo di banda e quindi può potenzialmente crearci problemi di Bufferbloat, quello che possiamo fare è andare in corrispondenza del programma che ci crea problemi, facciamo finta che sia ad esempio Google Chrome, cliccare sulla penultima casellina per andare ad impostare la sua quantità massima di download e fare lo stesso su quest'altra casellina per andare a impostare la sua quantità massima di upload. In realtà io non ti consiglio di installare ed utilizzare questo programma a meno che tu in seguito non ti accorga di avere ancora dei problemi di Bufferbloat dopo la seconda verifica che faremo tra un attimo, perché in questo caso ti conviene installarlo, e se hai difficoltà ad impostare questi parametri che sono specifici da macchina a macchina e quindi non te li sto mostrando apposta, potrai interagire tranquillamente con i ragazzi del forum che sapranno consigliarti bene come impostarlo in maniera tale da risolvere tutti quanti i tuoi problemi. Ma adesso andiamo subito a fare una seconda misurazione per vedere se è migliorata o meno la nostra situazione dopo le modifiche che abbiamo fatto. Per farlo non farò altro che andare a fare nuovamente doppio clic sul link che abbiamo utilizzato anche prima, cliccare nuovamente sul pulsante apri e andare a vedere che cosa ci dice questa volta il nostro test. Ebbene sì, solo mezzo micro mandarino, perché questa volta il test è stato decisamente più veloce, come hai potuto vedere. Ma attenzione, i parametri sono decisamente migliorati dopo le modifiche, ma ti avviso per trasparenza che ho anche rimesso a posto i 3 parametri sul mio router, quindi concorrono sia lo script sia i parametri impostati correttamente sul router. Ci hanno valso una bella A, ci viene detto che la nostra latenza è aumentata solo leggermente in fase di carico, e questo ci sta anche sulle macchine meglio configurate. La nostra velocità di download è letteralmente decuplicata, mentre la velocità di upload è aumentata sì, ma solo di un filino.
Insomma, anche oggi abbiamo portato a casa un bel risultato. Attenzione, ti ricordo che i ragazzi del forum sono sempre a tua disposizione per qualsiasi esigenza, informazione o domanda e che ti lascerò tutti quanti i link dei router che ti consiglio qui nella descrizione di questo video. Ma adesso passiamo senza meno ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.